Ti hanno tradito, ti hanno ferito, ti hanno usato. E tu cosa hai fatto? Hai continuato a perdonare, a giustificare, a essere disponibile. Ascolta bene. Marco Aurelio diceva: quando ti svegli al mattino, ricorda che prezioso privilegio è essere vivi, respirare, pensare, provare gioia e amare. Ma cosa succede quando quell'amore viene calpestato? Quando quella gioia viene spenta? È arrivato il momento di imparare l'arte più potente che esista, diventare freddi e indisponibili verso chi merita solo il tuo silenzio. Questa non è vendetta, è sopravvivenza. Il fuoco che brucia solo per chi lo merita. C'è un momento preciso nella vita in cui capisci tutto. Quel momento in cui comprendi che stai dando fuoco a te stesso per riscaldare persone che ti lascerebbero congelare senza battere ciglio. Seneca lo sapeva bene quando scriveva: ogni nuovo inizio deriva da qualche altro inizio distrutto. Prima di parlarti di come proteggere il tuo fuoco, devo raccontarti una storia che cambierà per sempre il modo in cui vedi le relazioni tossiche. Una storia che mostra perché alcuni comportamenti che hai sempre considerato amore sono in realtà autodistruzione mascherata. Il tuo calore è sacro, è quella energia che emani quando ami, quando perdoni, quando credi ancora nel bene delle persone. Ma alcuni non meritano quel fuoco. Hanno preso la tua disponibilità e l'hanno chiamata disperazione. Hanno preso la tua gentilezza e l'hanno chiamata debolezza. Hanno preso il tuo amore e l'hanno usato come arma contro di te. Pensa a questo. Quando accendi un caminetto in casa, il calore si diffonde in tutte le stanze, riscalda chi ami, crea atmosfera, porta comfort. Ma se apri tutte le finestre durante l'inverno, quel calore si disperde nel vuoto, la casa rimane fredda e tu sprechi energia preziosa. Le persone tossiche sono quelle finestre aperte, disperdono il tuo calore senza dartene mai in cambio. Marco Aurelio scriveva: la felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Ma come puoi avere pensieri di qualità quando la tua mente è costantemente occupata da chi ti ferisce? Quando ogni giorno devi decidere se perdonare ancora, se dare un'altra possibilità, se credere alle loro scuse. Smetti di offrire il tuo sole a chi vive nell'oscurità per scelta. Smetti di sprecare la tua luce per illuminare persone che preferiscono rimanere al buio. Il freddo che senti dentro non è cattiveria, è protezione, non è rabbia, sono confini. Ma ecco la parte che nessuno ti dice. Quando cominci a riservare il tuo calore solo a chi lo merita, accade qualcosa di straordinario. Le persone giuste iniziano a essere attratte da te come falene verso la luce, perché l'energia che non sprechi più con i vampiri emotivi diventa magnetica per chi sa davvero amarti. Quando qualcuno ti ferisce ripetutamente e tu continui a tornare con il sorriso, non stai dimostrando amore, stai dimostrando che ti ami poco. Il vero amore inizia con il rispetto per se stessi. E il rispetto per se stessi significa non servire più il proprio cuore su un piatto d'argento a chi lo ha già calpestato. Epitteto diceva: nessuno può farti del male senza il tuo permesso. Ogni volta che permetti a qualcuno di trattarti male ripetutamente, stai firmando un contratto che dice: va bene continuare così. È ora di strappare quel contratto. Per i prossimi 7 giorni tieni un diario del calore. Ogni sera scrivi una lista di tutte le persone con cui hai interagito durante il giorno. Accanto a ogni nome metti un più se quella persona ti ha dato energia positiva, un meno se te l'ha tolta e uno 0 se è stata neutrale. Alla fine della settimana guarda i risultati. Le persone con più meno sono quelle a cui stai dando il tuo fuoco senza riceverne in cambio. È ora di chiudere quelle finestre. Il potere devastante del vuoto che lasci. Epitteto insegnava: abbiamo 2 orecchie e una bocca per ascoltare il doppio di quanto parliamo. Ma cosa succede quando le tue parole cadono nel vuoto? Quando le tue spiegazioni diventano munizioni nelle loro mani? Ora ti svelerò il segreto che i manipolatori emotivi non vogliono che tu scopra. Un segreto così potente che può trasformare completamente le dinamiche di qualsiasi relazione tossica in meno di 24 ore.
Il silenzio non è resa, è strategia, è disciplina, è la risposta più elegante che puoi dare a chi non merita più le tue parole. Hai provato a parlare, a spiegare, a far capire, hai versato fiumi di parole sperando che qualcuna arrivasse al loro cuore, ma loro non ascoltavano, aspettavano solo il loro turno per ferirti di nuovo. Ecco cosa succede nel cervello di una persona tossica quando inizi a usare il silenzio. Vanno in panico. Il loro sistema di controllo su di te si basa sulla tua reattività. Quando smetti di reagire, perdono il loro potere. È come togliere la benzina a un'automobile. Si ferma completamente. Il silenzio è il linguaggio dei forti quando la voce della ragione cade nell'indifferenza. Non c'è più niente da discutere, niente da difendere. La tua pace non è più in vendita al mercato delle loro emozioni instabili. Ma qui c'è un dettaglio cruciale che devi capire. Non tutti i silenzi sono uguali. C'è il silenzio della vittima, che è sottomissione mascherata da dignità, e c'è il silenzio del sovrano, che è potere puro. La differenza? Il silenzio della vittima spera ancora in un cambiamento. Il silenzio del sovrano ha già preso la sua decisione. E quando smetti di parlare, lo sentono nel vuoto dove una volta viveva la tua voce. Quel silenzio non è vuoto, è pieno di dignità, è pieno di una forza che non hanno mai visto prima, perché il silenzio è dove vive la tua autorità, è dove dimostri che non hai più bisogno della loro approvazione per esistere. Seneca scriveva: «Ogni uomo è tanto infelice quanto crede di esserlo». Ma le persone tossiche contano sulla tua infelicità per sentirsi meglio con se stesse. Quando il tuo silenzio trasmette pace invece di dolore, il loro mondo crolla, perché non possono più nutrirsi del dramma che creano nella tua vita. Le persone non sono cieche alle loro azioni, sanno esattamente cosa fanno, semplicemente non credevano che tu avresti mai smesso di tollerarlo. Quando finalmente lo fai, ti chiamano distante. Ti etichettano come freddo, ma non diranno mai quante volte hanno ignorato il tuo cuore che piangeva. C'è una tecnica antica che i monaci buddisti usano chiamata il vuoto che insegna. Quando qualcuno cerca di provocarli, non rispondono con rabbia o difesa, rispondono con un vuoto così profondo che l'altra persona è costretta a confrontarsi con se stessa. Tu puoi usare la stessa tecnica. Scegli una persona che ti ferisce regolarmente con le sue parole. Per i prossimi 3 giorni, quando questa persona cerca di provocarti o di iniziare un conflitto, rispondi solo con «Ho capito» e poi silenzio totale. Non spiegare, non giustificare, non difenderti. Osserva come cambia il loro comportamento quando si rendono conto che le loro parole non hanno più potere su di te. La fortezza invisibile che nessuno può attraversare. Marco Aurelio scriveva: «Molto spesso ingiustizia è commessa non facendo nulla, non solo facendo qualcosa. L'ingiustizia più grande che puoi commettere contro te stesso è rimanere emotivamente disponibile per chi usa quella disponibilità contro di te». Ma prima di spiegarti come costruire questa fortezza emotiva, devo rivelarti qual è l'errore fatale che il 95% delle persone commette quando cerca di proteggersi. Un errore che invece di proteggerle le rende ancora più vulnerabili. Diventare emotivamente inaccessibili non significa chiudere il cuore, significa renderlo esclusivo, significa capire che la tua energia emotiva è oro puro e non tutti meritano di toccarlo. Per anni hai lasciato che chiunque avesse accesso libero ai tuoi sentimenti, alle tue reazioni, alle tue emozioni. Immagina il tuo cuore come un palazzo reale. Per troppo tempo hai lasciato tutte le porte aperte, permettendo a chiunque di entrare, di prendere quello che voleva, di sporcare i tuoi spazi sacri, di rubare i tuoi tesori emotivi. Essere emotivamente inaccessibili significa assumere delle guardie, significa installare dei filtri. Ma ora è diverso. Ora capisci che l'accesso a te è un privilegio, non un diritto. E quando quel privilegio viene abusato, la tua assenza diventa il tuo confine più forte. Epitteto insegnava: ricorda che tu sei un attore in una commedia, che è tale quale l'autore la vuole. Ma chi è l'autore della tua vita? Sei tu o sono le persone che ti feriscono?
Quando diventi emotivamente inaccessibile, riprendi la penna e inizi a scrivere la tua storia. Non devi più reagire a ogni loro provocazione. E qui sta il genio. Quando non reagisci, non stai ignorando il problema. Gli stai togliendo il carburante di cui ha bisogno per esistere. I conflitti hanno bisogno di due persone. Se ti ritiri, il conflitto muore da solo. Non devi più giustificare ogni tua decisione. Non devi più aprire il tuo cuore ogni volta che bussano. Perché molte volte bussano non per entrare, ma per controllare se sei ancora lì, se sei ancora disponibile a essere ferito. L'inaccessibilità emotiva è un superpotere. Ti rende immune al loro caos. Li guardi creare drammi e tu rimani calmo. Li senti urlare e tu rimani in silenzio. Li vedi tentare di provocarti e tu non reagisci nemmeno, perché hai capito che non ogni battaglia merita di essere combattuta. Seneca diceva: la rabbia è una follia temporanea, ma quando sei emotivamente inaccessibile, la rabbia non ti tocca più. Scivola via da te come acqua su una superficie impermeabile. E questo terrifica le persone tossiche, perché perdono il loro strumento principale di controllo. Alcune persone sono dipendenti dal caos e la tua pace minaccia quella dipendenza. Quando vedono che non possono più disturbare la tua serenità, fanno di tutto per riportarti nel loro vortice di negatività. Ma tu ora hai la forza di rimanere fuori. C'è una differenza cruciale tra essere emotivamente inaccessibili e essere emotivamente morti. La persona emotivamente morta non sente nulla. La persona emotivamente inaccessibile sente tutto, ma sceglie cosa merita la sua energia emotiva. Crea il tuo protocollo di accesso emotivo. Scrivi 5 criteri che una persona deve soddisfare per avere accesso alle tue emozioni profonde. Per esempio, mi rispetta anche quando è arrabbiata, non usa le mie vulnerabilità contro di me, mi sostiene nei momenti difficili. Quando qualcuno cerca di coinvolgerti emotivamente, controlla mentalmente se soddisfa tutti e 5 i criteri. Se la risposta è no, mantieni l'interazione superficiale e cordiale, ma non investire emotivamente. L'eco del vuoto che trasforma tutto. Seneca diceva: ogni cambiamento di stato d'animo, per quanto piccolo, è accompagnato da un cambiamento fisico. Il cambiamento fisico più potente che puoi fare è scomparire dalla loro vita. Non con rabbia, non con spiegazioni infinite, semplicemente non essere più lì. Ma ecco quello che succede quando sparisci davvero e che cambierà per sempre il modo in cui vedi il potere della tua presenza. C'è un effetto psicologico devastante che si scatena nel cervello di chi ti ha dato per scontato. La tua assenza è un messaggio più forte di qualsiasi discorso. È la prova vivente che hai finalmente imparato il tuo valore. Sei sempre stato quello che cercava, quello che aggiustava, quello che perdonava. Ora sei quello che è sparito nella pace. Quando sparisci davvero dalla vita di qualcuno, non stai solo andando via fisicamente. Stai portando via con te tutta l'energia che investivi in quella relazione. È come se improvvisamente venisse spenta una fonte di luce che loro avevano sempre dato per scontata. Solo nel buio si accorgono di quanto quella luce fosse importante. E quella scomparsa lascia un eco. Insegna loro che non sei qualcuno su cui si può contare all'infinito e che si può ferire senza conseguenze. Sei umano, hai dei limiti. E quando questi limiti vengono superati, non ti spezzi. Ti elevi, silenziosamente, con grazia. Marco Aurelio scriveva: la migliore vendetta è non essere come il tuo nemico. La vendetta più elegante non è fargli del male, è diventare così felice e completo senza di loro che la tua stessa esistenza diventa la prova che non ne avevi bisogno. C'è un fenomeno psicologico chiamato effetto fantasma. Succede quando qualcosa che era sempre presente improvvisamente scompare. Il cervello continua a cercare quella cosa, a notare la sua assenza, a sentire il vuoto che ha lasciato. Quando sparisci dalla vita di qualcuno che ti dava per scontato, diventi il loro fantasma emotivo. Non menzioneranno le innumerevoli volte che hai morso la lingua solo per mantenere la pace. No, quella parte la salteranno. Ma tu non hai bisogno di rispondere, non hai bisogno di chiarire. La loro versione della storia è il loro peso, non il tuo. Epitteto insegnava: le ricchezze non consistono nell'ampiezza dei possedimenti, ma nell'assenza di bisogni.
Quando sparisci dalla vita di chi ti ferisce, dimostri di non aver bisogno della loro approvazione per essere completo. E questa è la ricchezza più grande che esista. La cosa più potente della tua assenza è che non chiede nulla in cambio. Non cerca vendetta, non vuole scuse, non ha bisogno di spiegazioni. È pura, è semplice, è finale. E proprio per questo motivo è devastante per chi contava sulla tua presenza incondizionata. Scegli una relazione tossica dalla quale vuoi sparire gradualmente. Per le prossime 2 settimane riduci ogni settimana del 50% il tempo che dedichi a questa persona. Chiamate, messaggi, incontri. Non dare spiegazioni, non annunciare il tuo ritiro. Semplicemente diventa sempre meno disponibile. Osserva come cambia la loro percezione di te quando la tua presenza non è più garantita. La saggezza di chi sa quando staccare la spina. Epitteto insegnava: non sono gli eventi che ci turbano, ma i giudizi che diamo sugli eventi. Ora ti rivelerò il segreto che distingue chi si libera davvero dalle relazioni tossiche da chi ci rimane intrappolato per anni. È una differenza sottile ma cruciale, e una volta che la capisci, la tua vita cambierà per sempre. Il distacco non è crudeltà, è chiarezza, è potere. È finalmente capire che la tua pace non può essere costruita in luoghi che ti hanno dato solo dolore. È il momento in cui smetti di chiedere perché non gli importa di me e inizi a dire perché sto permettendo a questa energia di avvicinarsi a me. Immagina il tuo cuore come un giardino. Per anni hai piantato semi di amore, speranza e fiducia in terreni aridi che non potevano farli crescere. Il distacco è quando smetti di sprecare semi preziosi in terra sterile e inizi a cercare il terreno giusto per la tua felicità. Il distacco non è chiudere fuori le persone, è capire chi non è mai stato veramente dentro. È quando il tuo cuore dice basta prima della tua bocca. Ti distacchi non perché non senti, ma perché hai sentito troppo. Hai dato il tuo amore a persone che sapevano solo prendere. Seneca scriveva: è più facile escludere le cose dannose che regolarle. Il distacco è l'arte di escludere dalla tua vita tutto ciò che ti danneggia, non per cattiveria, ma per sopravvivenza emotiva. Hai versato la tua anima in luoghi che non erano mai stati pensati per contenere quel tipo di profondità. E quando finalmente ti ha spezzato, hai imparato a tirarti indietro. Non per paura, ma per saggezza. Hai smesso di elemosinare di essere scelto. Hai smesso di inseguire la chiusura. Hai smesso di spiegare il tuo dolore a persone che continuavano a dartene di più. C'è una differenza tra il distacco sano e quello tossico. Il distacco tossico nasce dalla paura di essere feriti di nuovo. Il distacco sano nasce dall'amore per se stessi. Il primo ti fa chiudere a tutti, il secondo ti fa aprire solo a chi lo merita. Marco Aurelio diceva: accetta le cose che non puoi cambiare, cambia le cose che puoi cambiare e abbi la saggezza di distinguere tra le due. Il distacco è quella saggezza in azione, è smettere di cercare di cambiare gli altri e iniziare a cambiare te stesso. Il distacco ti insegna che l'amore vero non fa male. Può essere difficile, può essere complicato, ma non dovrebbe mai farti sentire meno di quello che sei. Quando una relazione ti svuota invece di riempirti, il distacco diventa un atto di autovalorizzazione. Fai l'esercizio del termometro emotivo. Ogni volta che interagisci con una persona importante nella tua vita, valuta il tuo stato emotivo, prima e dopo l'interazione su una scala da 1 a 10. Se una persona ti fa scendere costantemente di 2 o più punti, è il momento di creare distanza. Tieni traccia per 10 giorni, vedrai chiaramente chi ti nutre e chi ti prosciuga. L'arte di vivere nella tua oasi personale. Marco Aurelio scriveva: quando ti alzi al mattino, pensa a che prezioso privilegio è essere vivi, respirare, pensare, provare gioia e amare. Ma cosa succede quando alcune persone ti rubano quella gioia ogni giorno? Quando il loro caos diventa la colonna sonora della tua vita. Ora ti insegnerò come costruire quello che io chiamo l'oasi emotiva, uno spazio mentale dove il caos degli altri non può toccarti. È una tecnica che hanno usato i più grandi leader della storia per mantenere la loro serenità anche nei momenti più difficili.
arriva un momento in cui devi scegliere la pace o le persone che la distruggono. E quella scelta non è egoismo, è sopravvivenza emotiva. Alcune persone portano tempeste ovunque vadano, altri portano calma. Tu hai imparato la differenza. La tua nuova mentalità è semplice. Se non porta pace, non merita posto nella tua vita. Non importa da quanto tempo li conosci, non importa quanto li hai amati, non importa quante scuse hai fatto per loro. Se la loro presenza costantemente disturba la tua serenità, devono andarsene. Epitteto diceva: la felicità e la libertà iniziano con una chiara comprensione di un principio. Alcune cose sono sotto il nostro controllo, altre no. Il caos degli altri non è sotto il tuo controllo. La tua reazione a quel caos, sì. Questo non significa diventare una persona cattiva. Significa diventare una persona saggia. Significa riconoscere che la tua energia è limitata e preziosa. Non puoi permetterti di sprecarla in battaglie che esistono solo per esaurirti. Hai smesso di essere disponibile per ogni chiamata, ogni messaggio, ogni scusa. Ora non rispondi nemmeno alla porta attraverso cui passavano così facilmente. Il distacco rende il tuo spirito privato. Smetti di dire alle persone come ti feriscono. Ti muovi solo diversamente. Ti proteggi non con muri, ma con saggezza. C'è un'antica pratica stoica chiamata la cittadella interiore. È l'idea che dentro di te esiste uno spazio sacro che nessuno può toccare. Non importa cosa succede nel mondo esterno. Quando coltivi questo spazio, diventi indistruttibile. Seneca scriveva: la tranquillità non può essere raggiunta se la mente è agitata da preoccupazioni su eventi esterni. La tua oasi personale è dove vai quando il mondo diventa troppo rumoroso, quando le persone diventano troppo tossiche, quando hai bisogno di ritrovare te stesso. Ma ecco il segreto: questa oasi non è un luogo fisico, è uno stato mentale, è la capacità di rimanere concentrato anche quando tutto intorno a te è caos. È sapere che la tua pace non dipende dalle azioni degli altri, ma dalle tue reazioni. Quando vivi nella tua oasi, le persone tossiche perdono potere su di te. Possono urlare, manipolare, cercare di provocarti, ma tu rimani calmo, non perché non ti importa, ma perché sai che la loro tempesta non può raggiungere il tuo centro. Crea il tuo rituale della pace quotidiana. Scegli 15 minuti ogni giorno, meglio la mattina, dove ti disconnetti completamente da telefono, social media e altre persone. Trova uno spazio tranquillo, respira profondamente e ripeti questa frase: la mia pace dipende solo da me, non dalle azioni degli altri. Questo diventerà il tuo momento di ricarica della tua oasi interiore. Il risveglio del guerriero interiore. Seneca diceva: quello che la mente dell'uomo può concepire e credere, può realizzare. Ma prima devi concepire e credere nel tuo valore. Devi realizzare che non sei una risorsa, non sei uno zerbino emotivo, sei un essere umano e finalmente ti sei ricordato quanto vali. Ora ti rivelerò la trasformazione più potente che può accadere a una persona. Il momento in cui smetti di chiedere permesso per essere trattato bene e inizi a pretenderlo. È un interruttore mentale che, una volta attivato, cambia tutto. Per troppo tempo hai mercanteggiato il tuo valore. Hai scontato il tuo amore, hai messo in saldo la tua disponibilità, ma il vero valore non si negozia mai. O lo riconoscono o perdono l'opportunità di averti nella loro vita. Rivendicare il tuo valore significa smettere di abbassare la voce per far sentire gli altri più forti. Significa smettere di sminuirti per far sentire gli altri più grandi. Significa occupare tutto lo spazio che meriti senza scusarti per esistere. Marco Aurelio scriveva: quanto tempo perde chi guarda quello che il vicino dice o fa. Quando rivendichi il tuo potere, smetti di essere ossessionato da come gli altri ti vedono e inizi a concentrarti su come vedi te stesso. Il tuo potere non sta nel gridare, sta nel non aver più bisogno di farlo. Il tuo potere non sta nel convincere, sta nel non aver più bisogno di approvazione. Il tuo potere sta nel camminare via da tutto ciò che non ti onora, anche se fa male, anche se gli altri non capiscono. Hai smesso di essere dipendente dalle briciole di affetto. Hai smesso di accontentarti di amore part-time.
Hai smesso di accettare rispetto condizionale. Ora pretendi tutto o niente. E se è niente, ti alzi e te ne vai. Senza drammi, senza spiegazioni, senza ripensamenti. C'è una differenza enorme tra chi mendica rispetto e chi lo emana naturalmente. La persona che mendica cerca costantemente conferme esterne. La persona che emana rispetto sa di valere anche quando è sola. Tu stai diventando la seconda. Epitteto insegnava: nessuno può umiliarti senza il tuo consenso. Ogni volta che accetti un trattamento che non meriti, stai dando il tuo consenso a essere umiliato. Riprendersi il potere significa ritirare quel consenso. Questo è il potere. Non la capacità di controllare gli altri, ma la capacità di controllare te stesso, la capacità di dire no, la capacità di andartene, la capacità di scegliere la pace sopra tutto. Quando rivendichi il tuo potere, la tua energia cambia, le persone lo sentono, quelle giuste si avvicinano, quelle sbagliate si allontanano. È come se avessi attivato un filtro automatico che attrae chi ti merita e respinge chi non lo fa. Il potere vero non ha bisogno di dimostrazioni. Si sente nel modo in cui cammini, nel modo in cui parli, nel modo in cui reagisci alle provocazioni. È silenzioso ma devastante. È gentile ma fermo. È quello che spaventa di più le persone tossiche. Fai l'esercizio del re-regina interiore. Per una settimana intera, prima di ogni interazione importante, chiediti: come si comporterebbe in questa situazione una persona che sa di valere molto? Poi agisci di conseguenza, non in modo arrogante, ma con la dignità di chi conosce il proprio valore. Noterai come cambia la qualità delle tue relazioni. La danza elegante dell'addio definitivo. Epitteto insegnava: non spiegare la tua filosofia, incarnala. Non devi spiegare perché te ne vai. La tua partenza è la spiegazione. Non devi giustificare la tua pace. La tua serenità parla da sola. Ma ora ti insegnerò l'arte più raffinata che esista. Come allontanarsi in modo così elegante che anche chi ti ha ferito proverà rispetto per te. È la differenza tra andarsene da vittima e andarsene da sovrano. Allontanarsi con grazia non significa andarsene senza ferire. Significa andarsene senza odiare. Significa chiudere la porta dolcemente, ma definitivamente. Significa non guardarsi indietro, non per cattiveria, ma per protezione. Hai imparato che alcune persone sono stagioni, non per sempre. Hanno servito il loro scopo nella tua vita. Ti hanno insegnato cosa non tollerare mai più. Ti hanno mostrato quanto in basso puoi andare se non ti ami quanto meriti. Ti hanno regalato la lezione più preziosa, il valore del rispetto di te stesso. Seneca scriveva: ogni fine è un nuovo inizio travestito. Quando ti allontani con grazia, non stai finendo una storia. Stai iniziando un nuovo capitolo, dove sei tu il protagonista, non più la vittima. Ora cammini diversamente, parli diversamente, ami diversamente, non disperatamente, ma selettivamente. Non per chiunque, ma per chi lo merita. Il tuo amore è diventato esclusivo, non perché sei diventato cattivo, ma perché sei diventato saggio. C'è un'arte antica nell'andarsene. È l'arte di sparire senza creare vuoti drammatici, ma lasciando un'impronta indelebile. È partire in modo che chi resta capisca di aver perso qualcosa di prezioso, ma senza che tu debba spiegarglielo. Sei diventato una persona che non elemosina più attenzione, non implora più amore, non chiede più rispetto, lo pretende silenziosamente e se non arriva, se ne va silenziosamente, senza spiegazioni, senza drammi, senza rimpianti. Marco Aurelio diceva: la morte sorride a tutti, ma tutto quello che un uomo può fare è sorriderle di rimando. Allontanarsi con grazia è come sorridere alla morte di una relazione tossica, non con gioia sadica, ma con la serenità di chi sa che quello che muore non meritava di vivere. Questa è crescita, questa è libertà, questo è il nuovo tu, forte nel silenzio, potente nella pace, inarrestabile nella solitudine. Hai imparato che essere soli è meglio che essere con le persone sbagliate. Hai imparato che la tua compagnia è sufficiente. Hai imparato che meriti di più di quello che stavi accettando. L'eleganza dell'addio non sta nelle parole che dici, ma in quelle che non dici.
non sta nei gesti eclatanti, ma nell'assenza di gesti. È l'arte di svanire con una dignità così pura che chi resta non può fare altro che rispettarti, anche se ti odiava. Ora, mentre cammini verso il tuo futuro, porti con te la lezione più importante. Il tuo valore non è negoziabile, la tua pace non è opzionale e la tua felicità non dipende da nessun altro se non da te stesso. C'è un ultimo segreto che devi sapere. Quando te ne vai davvero, quando smetti di guardare indietro, quando la tua vita diventa così piena e bella senza di loro, accade qualcosa di magico. Non senti più il bisogno di vendetta, perché la tua felicità è già la vendetta migliore. Allontanati con grazia, cammina con dignità e non voltarti mai indietro verso ciò che non ti ha mai veramente visto. Il futuro ti aspetta e merita la versione migliore di te, quella che ha imparato a dire no, quella che ha imparato ad andarsene, quella che ha imparato ad amare se stessa prima di tutti gli altri. Il silenzio non è vuoto, è pieno di risposte. È il suono del tuo spirito che dice «ne ho abbastanza». E non sbagliarti, loro lo sentono, tutti lo sentono, e tu finalmente sei libero. Ma ricorda questo, la vera vittoria non è quando loro si rendono conto di quello che hanno perso. La vera vittoria è quando tu smetti di aspettare che se ne rendano conto. Quando la tua felicità non dipende più dal loro riconoscimento. Quando sei così completo che il loro pentimento diventa irrilevante. Scrivi una lettera di addio che non invierai mai. Scrivi tutto quello che vorresti dire a chi ti ha ferito, senza censure. Poi bruciala, fisicamente o simbolicamente. Questo rituale rappresenta il rilascio definitivo di ogni aspettativa da loro. Da quel momento in poi, ogni volta che pensi a loro, ricorda: ho già detto tutto quello che dovevo dire. Il resto è silenzio. Il tuo regno di pace. Eccoti qui, ora, in piedi nella forza che una volta sembrava impossibile da raggiungere. Hai attraversato il fuoco che voleva spezzarti. Hai versato il tuo amore in persone che lo vedevano solo come convenienza. E sei rimasto in stanze dove la tua voce echeggiava senza risposta. Ma tutto questo è cambiato. Hai imparato che il silenzio non è resa, è un segnale di autostima. Non spieghi più la tua pace, perché la tua presenza ora parla da sola. E dove una volta eri costantemente disponibile, costantemente generoso, costantemente a spiegare, hai trovato il potere nel diventare indisponibile a ciò che ferisce il tuo spirito. Hai smesso di combattere battaglie che ti lasciavano solo lividi e hai iniziato a proteggere il tuo cuore con forza silenziosa. Hai abbracciato il dono del distacco, non come un modo per chiuderti, ma come un modo per elevarti. Sai ora che la tua energia è preziosa, che non tutti meritano accesso ad essa, che andarsene non è debolezza, è saggezza. Il distacco non riguarda la costruzione di muri, riguarda sapere dove costruire ponti e dove bruciarli, riguarda amare profondamente e continuare a sapere quando lasciare andare. È il tipo di forza che non ruggisce ma sussurra: io sono abbastanza. Hai smesso di inseguire la chiusura perché l'hai data a te stesso. Hai smesso di spiegare troppo perché la pace non ha bisogno di giustificazioni. Hai smesso di aspettare che le persone ti apprezzassero e hai iniziato a mostrarti cosa significa il vero valore. Ora porti te stesso con una fiducia silenziosa, una fiamma costante. Non implori spazio, non supplichi amore. Attrai ciò che si allinea e ti distacchi da ciò che non lo fa. Questa è crescita. Questa è libertà. Questo è il tuo nuovo potere. Perché una volta che capisci il tuo valore, il distacco non è qualcosa con cui lotti. È qualcosa che onori. Non devi scuse a nessuno per proteggere la tua energia. Possa tu andare avanti con coraggio, portare il tuo silenzio con orgoglio e tenere la tua pace come se fosse sacra, perché lo è. E finalmente lo sei anche tu. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.